E la violenza sulle donne è un problema particolarmente rappresentato in Italia o possiamo paragonare la nostra situazione a quella di altri paesi europei? Grosso modo le donne vengono colpite dalla violenza di genere in Italia in maniera simile ad altri paesi europei. Di differente rispetto ai paesi europei c'è che all'estero, soprattutto nel nord Europa ma anche in Spagna, questo problema ha creato un grande allarme sociale e si sono stabilite già da molto tempo delle misure più stringenti per fermare il maltrattante, per esempio, per proteggere le vittime. Quindi in Italia, per esempio, soltanto nell'ultimo anno si è cominciato a parlare di femminicidio e penso che questo è stato dovuto alla grande mobilitazione dei centri antiviolenza su questo, ecco. E quindi i mass media adesso non parlano più di dramma della gelosia, ma parlano di femminicidio molto correttamente. E tra le regioni italiane come è distribuito il fenomeno? Ma sempre secondo l'Istat il fenomeno colpisce più il nord Italia che il sud Italia e anche questo è un altro mito da sfatare, nel senso che visto che il fenomeno è sostenuto in maniera culturale e strutturale molto forte da una cultura maschilista, diciamo di origine patriarcale. Ricordo che la famiglia patriarcale nasce nel territorio padano, soprattutto nella pianura padana, e storicamente non nasce al sud. E quindi noi ci dobbiamo guardare in casa, prima noi qui in Emilia Romagna dobbiamo guardarci in casa, ecco, prima di dire colpisce gli altri, non riguarda. Poi su quanto il fenomeno colpisca il sud, devo dire che magari anche nel sud del mondo, nel sud Italia, può essere che la violenza psicologica, le tradizioni che sono più forti tengano lì la donna e quindi l'uomo si sente meno sfidato e può reagire con meno violenza. Al nord succede questo, che gli uomini si sentono più sfidati dalle maggiori pari opportunità e reagiscono in questo modo. E questo per dire che la violenza è principalmente un problema degli uomini, sono loro che si devono interrogare sui confini di che cos'è la mascolinità, se la mascolinità vuol dire usare violenza o se invece vuol dire offrire un sostegno alla famiglia, vuol dire un rapporto paritario con la partner e così via. E pensa che l'immagine che i media danno della donna in questi giorni possa contribuire allo sviluppo della violenza o è qualcosa di marginale? No, certamente sì, certamente sì. C'è un rapporto, ed è stato studiato anche attentamente questo rapporto, tra l'influenza di una pubblicità sessista o addirittura che incita alla violenza. Ci sono delle pubblicità fatte da grandi marche che addirittura incoraggiano la violenza contro le donne, lo stupro, così. Questo sicuramente è un legittimare la violenza in maniera forte, visibile, continua, oltretutto veicolata attraverso status symbol che le persone devono acquistare e indossare e così. Quindi l'Italia da questo punto di vista è proprio da condannare, è stata anche l'Italia questa cultura, questa visibilità della cultura sessista è stata condannata anche dalla Special Rapporteur dell'ONU sui diritti delle donne, quindi l'Italia ha avuto dei richiami internazionali su questo. Ci sono stati dei miglioramenti, per esempio per quanto riguarda la mentalità maschile rispetto a questo problema e quali sono gli interventi sociali che si possono attuare per cercare di migliorare la situazione? Ma dei miglioramenti ci sono sicuramente stati, per esempio posso nominare 2 campagne indirizzate agli uomini, una di qualche anno fa che si chiama la campagna del fiocco bianco, l'altra è stata cominciata l'anno scorso qui a Bologna, proprio nel nostro territorio, che si chiama noino.org. Ha avuto molta risonanza sui media e anche sui social network, per cui può servire a conquistare
sempre un maggior pubblico maschile e soprattutto i ragazzi a un rispetto delle donne e delle ragazze. La seconda parte della domanda che mi facevi era... Quali erano gli interventi sociali che si potrebbero gli interventi attuare? sociali, sì. Ecco, anche su questo ci sono delle importanti novità. Per esempio, da alcuni anni sono stati aperti in Italia dei centri di intervento per gli uomini maltrattanti. L'8 marzo è la festa della donna, ma se doveste lanciare un messaggio agli uomini e ai ragazzi che guarderanno questa intervista, cosa vi sentireste di dire loro? Di rispettare le donne. La violenza fa male anche a chi la attua, non solo a chi la riceve. Rovina i rapporti all'interno della famiglia, danneggia i bambini in maniera terribile. Anche un semplice schiaffo dato alla propria madre per i bambini è un trauma che faranno molta fatica a superare. Chiedo agli uomini di impegnarsi tutti quanti a far cessare questo problema che riguarda loro. Grazie. Prego. In conclusione, un sincero augurio a tutte le donne, perché vi rispettino sempre, non con i regali e con i fiori, ma con le azioni e con le parole. E un augurio anche agli uomini, perché il rispetto un giorno diventi qualcosa di così naturale che non ci sarà più bisogno di pretenderlo.